Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, oppure solo per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario per ciò che riguarda la sezione dei sentimenti e delle emozioni in relazioni romantiche. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2025 per i nostri fratelli e sorelle Acquario, in cui mi sento profondamente vicina da me che sono Acquario. Allora, andiamo a vedere, a fare una stesa che tenga conto dei transiti principali, come ti influiscono, come influiscono su di te, che adesso ti dico. Poi andiamo a esaminare l'amore, e quindi se sei Luna in Acquario o Venere in Acquario, guardati solo quella parte. E poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita con le carte del drago immaginale, da inserire nel rituale dei 21 giorni che state già facendo. Il profetico rituale dei 21 giorni lo trovate qua sotto all'info box in descrizione, che sta facendo fare faville a migliaia di voi. Galeotto fu quel giorno che misi quella pratica dei 21 giorni. Questo prima di iniziare le masterclass che inizieranno a gennaio, almeno per il 90% inizieranno a gennaio le masterclass, il nostro viaggio iniziatico in 5 tappe che faremo, pazzesco, qualcosa di disumano, qualcosa di trascendente, cioè o realizzi l'obiettivo o lo realizzi, punto. Cioè proprio, ok, qualcosa che non ho mai visto nel mondo lo sto facendo io. Oh, va bene, magari ci sarà in altre lingue. Comunque, stavamo dicendo, allora ti dico qual è il cielo di questo mese. Pronta? Perché abbiamo il Plutone in Acquario, grazie a Dio, la distruzione per emergere. Allora, grazie agli dei. Allora, abbiamo la luna piena in Gemelli del 5 dicembre che ti illuminerà tutto il settore delle relazioni e della comunicazione, ti darà chiarezza e delle rivelazioni fondamentali. Il nostro amico famigerato, grande signore di Plutone in Acquario, continuerà a lavorare sulla distruzione e rivelazione, resurrezione interiore. Lascia andare i vecchi schemi, lascia andare convinzioni limitanti, lascia andare ciò che non ti serve più per evolvere. Sii autentica, autentico, sii folle, sii geniale come la tua natura sa fare. La tua follia verrà premiata nella misura in cui tu sei quella cosa, ok? Mercurio poi Scorpione fino all'11 ti farà fare delle introspezioni profondissime. Ci sarà, siccome Mercurio è la comunicazione, ci saranno delle conversazioni importantissime e risoluzione di nodi mentali, ok? Che noi abbiamo abbastanza importanti. Mentre poi il passaggio in Sagittario ti aprirà la mente a nuove prospettive. Venere poi in Sagittario fino al 25 stimolerà la bellezza, la voglia di creare, di fare, anche relazioni e connessioni molto gioiose. Poi, quando la Venere e Marte passeranno in Capricorno, alla fine del mese, più o meno, a metà mese, questo ti darà concretezza e determinazione, soprattutto in tutte quelle iniziative lavorative che portano all'entusiasmo. Ok? Quindi, questo è un mese per te tra liberazione interiore e possibilità concrete, dove la curiosità e la tua capacità folle di visione si uniranno alla concretezza necessaria per realizzare tutto quello che conta davvero. Quindi armiamoci di sana follia, ok? E partiamo. Allora, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi per te a dicembre. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, visione, prosperità e ingegno. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, prima carta, il tema del mese. Che cos'è che la tua anima vuole realizzare in questo mese sul piano della concretezza, della materia? Sul piano della visione concreta, no? Quali sono gli spiriti che ti aiuteranno a farlo? Che sono prima di tutto il tuo amante mistico, spirito guida, e poi gli eventi, che sono enti, entità, spiriti che ti porteranno a farlo, la missione. Poi
Qual è la trasformazione interiore che avviene? Vediamo quali zavorre lasciamo andare e che cosa genera dal tuo inconscio. Il nodo karmico che si scioglie per portare avanti la missione e la visione. Qual è il dono spirituale di questo mese che si riversa nelle questioni pratiche? Poi, qual è la postura energetica da adottare, cioè il consiglio sciamanico per portare avanti tale bellezza? Poi, esito del mese. Qual è il frutto visibile di tutto il processo? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà a dicembre? Allora, qual è il tema del mese? Cosa vuole realizzare la tua anima in questo mese? Però c'è l'appeso, vuole realizzare un cambio di prospettiva radicale. O risorgi è qua. È una sospensione dicembre, una sospensione sacra. Ribaltare un modo di vedere la vita, ribaltare il modo di rivedere le relazioni, ribaltare il modo di vedere un progetto, o anche ribaltare anche l'idea che hai su te stessa o su te stesso. E questo è perfettamente in linea con i transiti Plutone in Acquario, che sta smantellando le vecchie identità, con la luna piena in Gemelli del 5 che amplia la tua mente, ti porta delle rivelazioni, e Mercurio in Scorpione fino all'11 ti invita a guardare in profondità. Cioè è un mese in cui tu dici non agisco subito, prima sento, comprendo, prima vedo davvero. E questa non è immobilità, questa è una preparazione rituale, una preparazione iniziatica. Vediamo quali sono gli spiriti che ti accompagnano. Ecco perché ci sono tante novità che arrivano dall'esterno e interno a te. Novità, curiosità, gioco, novità e voglia di sperimentare cose nuove. Qua c'è uno spirito giovane, luminoso, entusiasta, questo paggio di bastoni. È come un messaggero cosmico questo, no? Che ti dice: ehi, guarda, la tua ispirazione sta tornando. Ci sarà una nuova energia che ti chiama. Segui la scintilla, segui la scintilla, segui la scintilla. Cioè, questo è un nuovo inizio, una buona notizia, è il simbolo che anche se qualcosa è fermo, dentro di te c'è un fuoco che ricomincia ad ardere. E la Venere in Sagittario fino al 25 dicembre ti porterà proprio questo, cioè la voglia di esplorare, la voglia di rinascere, la voglia di ritrovare piacere, vitalità. Fatevi la danza del piacere, il rituale sciamanico in questo momento, va bene? Nei giorni di dicembre, almeno fino al 25. Vediamo qual è la trasformazione interiore, i nodi karmici che si sciolgono. Non avevo dubbi, non può che essere l'asso di spade con l'appeso qua. Questo è il mese in cui tu farai una chiarezza assoluta, mai come prima d'ora, perché c'è l'appeso, capovolgi la visione e sai esattamente dove devi andare. Questa è o una convinzione che avevi, o un dubbio, o un pensiero, cioè qualcosa viene illuminato, pam! Si dissolvono i dubbi, si dissolve, hai chiarezza assoluta, perché l'asso di spade è una spada di luce, taglia il superfluo, spezza l'inganno, scaccia l'ombra. E con Mercurio che passa in Sagittario dopo l'11, la mente si apre, si ossigena, vede lontano. Cioè la trasformazione per te in questi giorni di dicembre è questa: mi libero da una bugia, mi libero da una menzogna, ora conosco la mia verità. Qua stanno preparando il terreno al 2026, Ti pulisco adesso, ti rivolto come un calzino, così vai libera, ok, per portare avanti la visione. Andiamo a vedere il dono che si riversa nella vita attuale, no? Nella vita concreta. Competizione c'è. Allora, aspetta, ti dico, il 5 di bastoni. Questo è il fuoco dello scontro creativo, è il fuoco della competizione, dell'allenamento dell'anima. Cioè è la vita che ti rimette in moto. Questo è il dono.
E quindi il dono del mese è questo: tornare a lottare per quello che vuoi. Il dono è avere energia, avere grinta, avere movimento. Questo non è un conflitto che ti destabilizza, no, perché è il dono. Quindi è un conflitto, è un... non è conflitto, con quegli aspetti di te che magari sono in dissonanza, no? Che si possono riversare all'esterno con persone con le quali ti confronti anche, che ti forgia, ti eccita, è un conflitto che ti fortifica. Con Marte che passa in Capricorno il 15, tu che cosa succede? Acquisti forza, disciplina, concretezza. Cioè, come dire, mi sto temprando, sto evolvendo, mi sto espandendo, sto tornando me. Vediamo qual è il consiglio sciamanico in tutto questo, qual è la postura da adottare. Sì, è chiaro, avrai tante cose da fare, vedo qua, eh. Quindi il consiglio è non irrigidirti, fluisci. Il due di denari ti invita a muoverti come un giocoliere sacro, no? È una danza, e gestire due situazioni contemporaneamente o gestire più situazioni contemporaneamente. Mm, eh, insomma, mi viene da pensare, io inizio le masterclass a gennaio, quindi a dicembre sarà preparativo, tutto, più lavoro sul canale, più... Ok, danza, fluisci, non irrigidirti, segui il flusso, non cadere nel dramma per le cose che devi fare, perché ci saranno tante cose da fare, quindi la flessibilità qua è il tuo potere sciamanico del mese. Plutone ti trasforma, la luna piena ti muove, i pianeti immobili, Venere e Marte, ti scompigliano per testarti, per forgiarti. E tu cosa fai? Danzi. Danza del piacere, ok? Quindi la tua postura energetica è questa: mi adatto, mi sposto, cambio forma, come un danzatore, una danzatrice. Io fluttuo, non cado. Ok, vediamo qual è l'esito del mese. Ah, ragazze, qua abbiamo tanta roba, 9 di spade. Ci saranno delle ansie, delle preoccupazioni, perché qua ti vedo che stai facendo tante cose. Delle ansie, delle preoccupazioni, rumore mentale. Ma questo non è un presagio negativo, eh? Cioè, è il passaggio di guarigione, è solo la mente. Il 9 di spade ti dice: stai vedendo le tue paure finalmente. Finalmente te ne puoi liberare. Perché? Non puoi liberarti di qualcosa che non conosci di avere. Quindi il 9 di spade, ripeto, ti dice: stai vedendo le tue paure in questo mese, finalmente lo stai facendo e ora puoi liberartene. Quindi dicembre ti mostra l'ultima ombra da sciogliere e lo fa perché Plutone vuole che tu entri nel 2026 con una mente trascendente, limpida, visionaria e il cuore integro. Ok? Cioè è un mese iniziatico per te questo, un mese che ribalta la prospettiva, accende un nuovo fuoco. Ecco perché quando si accende qualcosa di nuovo, le conflittualità, adesso che faccio? Porta verità questo mese, ti rimette in moto e ti chiede di danzare con la vita. E questa notte di pensieri ossessivi è una porta che si chiude e un'altra che si apre. Fammi mettere un po' di specifiche. Allora, sul 5 di bastoni, lo mettiamo con un altro mazzo. D'altronde, grandi battaglie per grandi eroi. Vediamo, allora, sul 5 di bastoni come dono. Il dono di questo mese qual è? Col 5 di bastoni. Perché? Perché c'è la magia qua, c'è la magia, il mago. Cioè, questo caos è il caos creativo. Ti ricordi il primo video sullo yoga sciamanico dove parlo per mezz'ora e più della Kundalini? E ti dico il mudra della Kundalini, la posizione della Kundalini. Io non ho paura del caos, io non ho paura del caos. Bene, perché il caos, come diceva Nietzsche, soltanto da una buona dose di caos può nascere una stella danzante. Quindi è il caos creativo, che è tutta un'altra cosa. Questo è talento che si risveglia. E questa competizione è una gara con te stessa o con te stesso per ricordarti chi sei.
Il mago qua arriva proprio come spirito guida del 5 di bastoni e ti dice: questo movimento non è contro di te, è per farti vedere che hai le capacità, gli strumenti e il potere per guidare il gioco. Non sei per niente travolto dagli eventi, sei tu che li stai orchestrando. C'è la tua anima, l'amante mistico e il mago. Quindi cosa significa nel concreto? Che il caos diventa direzione. Il 5 di bastoni ti muove, ti provoca, ti fa reagire e il mago trasforma tutto questo in intenzione chiara, in decisioni intelligenti, in idee che funzionano. È come se dicessi: fermi tutti, adesso dirigo io. È chiaro? Quindi ritroverai la creatività che ti cambia il mese. Il mago è l'energia dell'inizio, della magia pratica, del fare con entusiasmo. Quindi questo significa assolutamente che qualsiasi progetto tu abbia parte in modo strepitoso o riparte. Oppure una relazione si rinnova, oppure una posizione di potere si conquista all'interno anche nell'ambito delle persone, una posizione di potere. Qualsiasi dubbio si scioglie e un'idea prende forma. Quello che prima era movimento confuso, adesso diventa genialità ben canalizzata. Vincerai delle sfide con eleganza, perché il 5 di bastoni ti mette davanti a una prova, però il mago ti dà la risposta giusta, la mossa giusta, la parola giusta avrai. È come avere un talento improvviso che brilla proprio quando serve. Mi spiego? Ti renderai conto che hai molto più potere di quanto pensassi. Perché il mago ti fa prendere possesso della tua voce, del tuo fascino, della tua scelta, della tua direzione. Questa è l'autostima che torna, è potere personale che si accende, è magia che diventa concreta. Quindi il dono per te non è per niente un mese agitato qui, è un mese creativo, è un mese geniale, è un mese vibrante qua, cioè dove dalla frizione nasce l'idea, il mago che cambia tutto. Il 5 di bastoni ti scuote, il mago ti attiva e insieme costruiscono il vero passaggio, cioè stai tornando protagonista della tua vita. Wow, wow, vediamo questo 9 di spade, esito finale del mese, 9 di spade. La ruota della fortuna. Un giro di fortuna cambierà le sorti delle tue preoccupazioni. E guarda, c'è il sole. Allora, io ti dico una cosa, questa combinazione di carte mi dice che l'universo sta lavorando forte per liberarti da una paura, 9 di spade, che non ha più motivo di esistere. Cioè, ti spiego, allora, questa è l'immagine chiarissima di una preoccupazione che avrai o delle preoccupazioni che non è reale o che comunque è molto più piccola rispetto all'angoscia che ti genera nella mente. Il 9 di spade qua è il pensiero notturno, l'incertezza, la paura del e se non riesco, e se non faccio, e se non ci riesco. Ok, ma la ruota arriva e ti dice: questo ciclo si sta chiudendo, le cose stanno cambiando da sole. E il sole, Fondomazzo, è la verità che rischiara tutto, è la chiarezza, è la gioia, è la soluzione che arriva all'improvviso, è la realtà che smentisce la paura. E questo che cosa significa? Cosa significa? La paura non si avvera, ma si scioglie. Il sole qua è letteralmente il contrario del 9 di spade. È come se dopo tanta ansia arrivasse una notizia, ti arriva un chiarimento, un risultato, un gesto che ti mostra che era tutto nella tua testa. Salvati questo video, va bene? Per seguire il sentiero. Quindi, non devi fare niente di straordinario. Qua è proprio il destino, la ruota del destino, la ruota della fortuna che gira dalla tua parte. Questo è o un incontro che arriva e toglie le ansie, un'opportunità che ti arriva, un messaggio che ti arriva e scioglie le ansie, oppure una svolta concreta che ribalta proprio il tuo umore e la situazione. Quello che ti spaventa diventa il trampolino di luce. La ruota ti dice: questo doveva succedere per spingerti oltre. E il sole ti dice: ora puoi finalmente vedere il quadro intero. Quindi è un passaggio iniziatico, la mente ha paura, l'anima invece sta facendo un salto. E questa è la fine di un ciclo di preoccupazioni. Perché? Non perché ti sforzi tu, non devi fare niente tu, perché le condizioni esterne migliorano davvero ma da sole. Quindi le tue ansie, che io ti conosco mascherina perché sono acquario, lo so,
non solo non trovano conferma, le tue ansie non ci sono, non hanno conferma esterna, ma diventano il portale attraverso cui entra la luce. Arriva una risposta, arriva una conferma, arriva il successo oppure un chiarimento che ti riporta fiducia pura. Cioè è come se il cielo ti dicesse: hai fatto abbastanza, ora tocca a me. Va bene? Il cielo dice: ora tocca a me, hai fatto abbastanza, hai lottato contro le tue paure, attaccamenti, eccetera, basta. Ragazzi, scusami, è pure la tosse. Wow, fammi mettere due oracoli qua. E il caos creativo qua, il caos creativo. Tutte ti stanno uscendo, tutte ti stanno uscendo. Attrazione energetica, aspetta, voglio battere un attimo, Lasciare una traccia. Ora è il momento di lasciare il tuo segno nel mondo, cioè ti stanno preparando a lasciare il segno nel mondo. Non so se hai la consapevolezza della portata di questa cosa. Decidi tu cosa ti sembra giusto, incarna il tuo potere di leadership e crea il tuo mondo dai tuoi desideri più profondi. Te, carta canta, che ti ho detto qua. Lascerai una traccia indelebile nel mondo con quello che andrai a fare. Bellissimo, cos'altro? L'inizio, c'è questo inizio, c'è ancora tempo per adattarsi o ricominciare, senti la vita fluire liberamente attraverso il tuo essere, tutti i tuoi desideri possono avverarsi nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Ragazze mie, ragazzi, non dico nient'altro, è chiaro, no? Vediamo l'archetipo. Don Juan risalta le tue qualità seduttrici positive. Sarai una seduttrice, un seduttore senza precedenti. Sedurrai le persone con l'amore, con il tuo magnetismo, con il tuo essere. Qua mi stanno dicendo la qualità che avrai. Sarai una seduttrice, un seduttore, nel senso, no? Qualità positive, magnetismo, con il tuo esempio, perché tu ribatti la prospettiva, non hai più paura e ti fai incendiare dal fuoco della Kundalini. Mago, maga, sciamana, sciamano. Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro. Andiamo subito a vedere che succede, vediamo nell'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te a dicembre 2025. Cosa accade nell'amore? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario? Due di denari anche qua, paggio di denari, 5 di spade. Io ti vedo molto impegnata nella vita pratica e quotidiana con dei progetti, più che l'amore ti vedo concentrata o concentrato lì. Vedo che hai tante cose da fare, gestire un po' le priorità, amore, vita privata, lavoro, questioni, ok? Quindi ti posso vedere un po' cercando di ristabilire quali sono le tue priorità. Qua c'è una persona nel tuo campo energetico, magari una persona che lavora con te o fate dei progetti insieme, ma al di là di questo c'è una persona. Però è come se tu, siccome ti vedo molto indaffarata, molto presa o preso da alcune cose, il 5 di spade mi richiama della leggera tensione o un po' di testa confusa perché ti vedo molto indaffarato nel fare non solo dedicarti alle questioni sentimentali, ma anche ad altro. Lo vedevo anche prima. Sì. 3 di coppe, però vedo che ci stai bene, nel senso esci, ti diverti, fai, ci sono nuove opportunità ben aspettate, abbiamo la Venere in Sagittario che porta allegria, possibilità di fare delle cose concrete, il paggio dei denari è il più concreto di tutti i paggi a livello relazionale, no? Quindi vedo che hai necessità più di leggerezza che di compromessi, mi spiego? Il 5 di spade ci insegna una cosa, non combattere battaglie inutili. Cioè, il 5 di spade ci insegna focalizza la tua energia in ciò che vale davvero la pena investire.
ok? Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Possono sorgere un po' di malintesi con qualcuno, perché ti vedo un po' agitato o agitato per altre questioni, l'ho visto già nella stesa precedente. Qua ti allei all'emozione che ti fa sentire così e si risolve da sola, ragazzi miei, ragazzi, ok? Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese, che energia ha? Triste sta questo. 5 di coppe. Vedo che vuole un incontro con te, 4 di bastoni. E la regina di coppe. Guarda, è una persona molto empatica. Allora, è una bella persona qua. Mi dice che è una persona molto empatica, può essere anche un po' lunatica, un po' più sensibile di te, mi dice. È una persona un po' più sensibile di te, che magari vuole un incontro con te, vuole stare insieme e attende i tuoi tempi, mi dice, perché è una persona molto emotiva, ti sente prima che tu parli. Ok? Ti sente prima che tu parli. Cavaliere di denari è una persona che può andare secondo i suoi tempi emotivi, non fa le cose di fretta. Se è una persona nuova o una persona che già conosce, una persona che ha avuto un po' un lutto emotivo qua, è una persona che ha un po' di rimpianti, un po' di rimorsi, però che vuole ricostruire stabilità nella sua vita e nella sua vita privata, con te, nella misura in cui la conosce ed è nuova, oppure riconciliarsi con te. È una persona che con la regina di coppe è colei che attende, no? Che non fa azioni immediate o di fuoco, è una persona che si lascia piuttosto guidare dalle sue emozioni per fare delle azioni e quindi vaglia le sue azioni alla luce dell'intuizione, va bene? Sì, vediamo un po' alla fine cosa succede in amore per te. È uscita da sola, che carta è? 3 di coppe, riconciliazione qua c'è. Era uscito anche prima. Re di denari, beh, una persona di spessore qua. Allora, c'è un 3 di spade, ora ti spiego. Io vedo che inizialmente c'è un momento di leggerezza, di incontro, di apertura, cioè come se ci fosse finalmente un contatto più sereno con una persona o con chiunque sia. Un messaggio, un chiarimento, un piccolo ritrovo emotivo, no? Che porta sollievo. Questa è un'energia di ok, parliamone, rivediamoci, ok, capiamoci senza drammi. E poi che succede? Che la maturità del re di denari entra in scena. Qua arriva una figura stabile, è una figura concreta che mette i piedi per terra e ti dice ok, come lo costruiamo questo rapporto? Cos'è che possiamo fare veramente? Questa è una persona che prende posizione, che vuole essere affidabile, che si assume una responsabilità affettiva. Anche se tu magari sei preso da 1000 priorità, questa persona ti porta struttura, ti porta presenza, ti porta serietà. Questa, il 3 di spade, è una sorta di verità che punge, ma ti libera. Quindi che significa? Questo è il punto cruciale. Ci sarà un momento di sincerità che farà un po' male a fine mese. Questa è una verità necessaria, cioè una presa di coscienza. Può essere una delusione, può essere un litigio che però illumina. Questo non è un dramma, è pulizia, cioè sei tu che davanti a una proposta concreta di questa persona capirai cosa vuoi davvero e cosa invece non vuoi più nutrire. Quindi questo dolore, questo gap serve a far uscire un nodo fuori, un dubbio, una paura non dichiarata. Credo sia da parte tua. Perché dico questo? Potrebbe essere una parola tua che non puoi più tenere dentro, oppure quella decisione che stavi rimandando, oppure quella scelta che chiarisce tutto, mi spiego? È possibile che tu ti prenda una pausa da qualcuno e che qualcuno, questo qualcuno, perché c'è amore nei tuoi confronti, aspetti. Ma diverse sono le dinamiche perché siamo a migliaia. Fatto sta che tu entri nel mese di dicembre con 1000 cose per la testa. Lavoro, scadenze, responsabilità, nuove idee, l'abbiamo visto anche nella stessa precedente, e questo crea un po' di fatica nel gestire le cose. Una persona ti cerca, fa dei passi verso di te, c'è uno scambio, però la tua mente è piena, quindi rischi di essere un po' brusca, un po' distante rispetto all'altra persona.
Dall'altra parte arriva una persona molto sensibile, che può essere ancora ferita o con qualche rimpianto da elaborare, però che si presenta con un'anima buona, intuitiva, morbida a te. È qualcuno che vuole portare pace, che desidera stabilità, una relazione serena, però che ha paura di essere rifiutato da te. Alla fine del mese succede questo. Un dialogo che apre un varco. Allora, no, questo volevo dire. Allora, alla fine del mese ci sarà un dialogo che aprirà un varco di leggerezza. Questa persona offrirà stabilità. Ci sarà una scelta da fare. Una verità che emerge. Quindi per te questo mese è un atto di verità. Cioè l'amore si muove, qualcuno arriva, si apre una possibilità, ma spetterà a te capire se è una strada che vuoi davvero percorrere con questa persona oppure no. Vedi qui spade di spade. Magari si aprirà lo spazio per qualcosa di più autentico, o con questa persona o con qualcun altro. Cosa viene dopo il 3 di spade? Sì, c'è un 4 di denari, allora tu non ti apri facilmente, stai nelle tue cose, oppure ti aprirai poco a poco senza darti completamente. La temperanza, te la prenderai con calma, ok? Questo è il senso. Sta a te la scelta. Mm. Vediamo un po' cosa ti dicono i miei potenti oracoli rispetto a quello che muove questa persona nei tuoi confronti, che per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi potete trovarli sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Questa persona aspetterà i tuoi tempi, Questa persona aspetterà i tuoi tempi, c'è amore qua. Sei tu che stai un po', "Oh, devo fare questo, ti capisco, ti comprendo perfettamente, in acquario, con la luna in acquario, tutte e due. Quindi questa persona aspetterà i tuoi tempi. Cos'altro? Ti amo. Che ti ho detto? C'è amore. Ti amo. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore, è pazza di te questa persona, sta a te poi decidere, va bene? Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Ci sarà una nuova vita emozionale per te qua, che la sentirai prima all'interno, conoscenza profonda è un po' della serie, sta nascendo in me una nuova vita, però non mi apro subito alle altre persone. La sento dentro, no? Questa nuova vita. E qua i dubbi, i tuoi dubbi. Allora, un nuovo modo di relazionarti alle cose e all'amore sta nascendo in te, ce l'hai già dentro, però non ti appresti subito a rivelarti all'esterno, conoscenza profonda tra due mondi, perché tra due mondi è un po' come due denari, no? Perché questo è un mese di dubbi rispetto all'amore, perché stai facendo tanto altro, va bene? E il bivio, vedi di nuovo, dovrei fare una scelta qua. Serendipità. Guarda, non devi fare una scelta qua. L'unica scelta che ti posso consigliare di fare con le carte che sono uscite è lasciare che le cose si risolvano da sé. Quando ti arriverà la voglia di fare qualche cosa, lo farai perché arriverà istintivamente, non ci devi pensare. Va bene? Intanto goditi quello che ti sta accadendo perché è un mese iniziatico. Va bene? Vediamo come convogliare l'energia di questo mese iniziatico con le carte del drago immaginale, da cui estrapoleremo anche il rituale della buona riuscita per te. L'innamoramento. Questa carta ti dice innamorati. C'hai la possibilità di innamorarti o di un progetto, o di una visione, o di un'iniziativa, o di una persona. Se non ti innamori a livello istintivo, fallo, concentrati su quella cosa. È bellissima questa carta, guarda, te la leggo. Questo è il mese in cui tu amerai talmente tanto qualcosa, un progetto, una visione. Io credo un progetto o qualcosa, non tanto qualcuno, ma quella visione ti porterà anche a vedere qualcuno come perfetto per te. Ok? Carta numero 7, l'innamoramento.
Allora ti dice, l'innamoramento è uno stato di annullamento dell'io. In questo senso esso conduce alla grande soglia. È un rituale di morte e rinascita. Ci si può innamorare di un fiore, di un gattino, di un tramonto, di una montagna, di un lago, di un uomo, di una donna, di un'opera d'arte, di un progetto, di un ideale. Essere innamorati è uno stato d'estasi e sempre l'estasi porta oltre la mente ordinaria, consentendo all'umano e alla divinità di avvicinarsi. La mente ordinaria è il velo della separazione tra l'umano e il divino, l'estasi lo straccia. Prendersi un minuto per praticare l'attenzione consapevole nell'innamoramento aiuta a fare di questo evento un vero rituale di passaggio. Non avere consapevolezza nell'evento, invece, rischia di rendere l'individuo vittima della sua stessa energia. Ora, ti devi alleare allo spirito dell'amore. Ti trovi in una situazione molto bella, ti dice l'oracolo. Se non vedi la bellezza intorno a te, la devi cercare, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo nelle tue emozioni. Rituale del piacere, te l'ho detto prima. E adesso ti dico il rituale della buona riuscita. Da fare ogni giorno questo, almeno una volta al giorno. Nella tua condizione, in questo mese quindi, c'è qualcosa o qualcuno da cui sei attratto. Può essere un'idea, un progetto, un ideale, una visione, un uomo, una donna. Se non ti senti innamorato in presenza di questa carta, devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Ripeto, che sia un uomo, che sia una donna, che sia un progetto, sia un'idea, un tramonto. Ok. Trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente, il Dio amore, Eros. Contempla l'oggetto della tua passione, tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica della creazione immaginale, rivolgendoti all'emozione stessa. E dici: riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata o grato. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Ragazze, questo è potentissimo. La pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci un'emozione di mistero e vastità, chiedi all'emozione stessa di mistero e di vastità di aprire in te la possibilità di creatività e visione che sono ancora inespresse in te. Le emozioni sono divinità, spiriti nelle forme di spiritualità naturali legati alla grande madre. Per esempio, se nella contemplazione di un bosco, oppure se nella contemplazione di un progetto che hai o di una visione che hai, provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te livelli nuovi di energia. Oppure, se al pensiero della persona amata vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla tua stessa emozione di elevazione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e doti che percepisci nella persona amata. L'innamoramento è un rituale di passaggio, cioè ti porta su un altro livello di consapevolezza. Esiste per permetterti di creare oltre te stessa, unendoti a possibilità, doti, talenti che risiedono in noi in modo ancora inespresso e che vediamo nell'immagine dell'oggetto del nostro amore che è un riflesso della nostra anima. Ok? Ragazze e miei ragazzi, fatevi questo rituale tutti i giorni perché qua ci sono cose grosse in ballo. Devi innamorarti, è l'amore che ti dirà come fare, cosa fare istintivamente, un progetto, un'idea, una visione, un uomo, una donna, qualsiasi cosa, un gatto, un cane, un tramonto, una foglia, innamorati. Ogni giorno puoi fare questo rituale con ogni cosa di cui ti innamori al giorno, un fiore, può essere il tuo stesso progetto di vita, di lavoro, ok? Dai, ragazze e miei ragazzi, concludo qui che è una bomba. Detto questo, mi raccomando, praticate, praticate, praticate. E io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.